Ciao a tutti e ben ritrovati! Anche questa settimana ho deciso di dedicare un tutorial alle card fatte a mano. Vi mostrerò infatti come creare questo colorato biglietto di auguri personalizzato utilizzando alcune tecniche base dello scrapbooking. Per realizzare questo biglietto sono partita da un classico cartoncino bianco ripiegato e come primo passaggio ho ritagliato un cartoncino azzurro a po' bianchi della giusta misura per essere incollato al centro e coprire la maggior parte dello spazio. Ora per creare contrasto vado a ritagliare una striscia di cartoncino a righe che incollerò nella parte bassa. Con una matita segno il punto in cui taglierò. Dopodiché, aiutandomi col righello, traccio una linea guida e procedo con il taglio. Per decorare la mia card ho scelto dei timbri che andrò a stampare su cartoncino e successivamente a ritagliare. Procedo quindi applicando il timbro sul blocco acrilico. Dopodiché stendo l'inchiostro in modo omogeneo e stampo il timbro sul cartoncino. E voilà! A questo punto procedo colorando il mio timbro utilizzando dei Copic markers, che sono dei pennarelli molto pigmentati, perfetti per stendere il colore in modo uniforme e creare sfumature. Ed ecco qui il mio aeroplano colorato. Posso ora procedere a ritagliarlo. Per il sentiment, ovvero per la scritta, utilizzo un altro timbro che posiziono sulla card per individuare la giusta collocazione. Dopodiché lo prelevo con il blocco acrilico ed applico l'inchiostro invisibile Versamark che mi servirà come base per far aderire la polvere da embossing. Procedo poi stendendo uno strato di polvere bianca da embossing, ne elimino l'eccesso e utilizzando l'apposita pistola sciolgo la polvere portando la scritta a rilievo, proprio come vedete. Ed ecco il risultato. A questo punto posso iniziare ad assemblare la mia card, incollando i vari dettagli. Per dare continuità al layout vado ad allungare la mia scritta collegandola all'aeroplano utilizzando una penna gel bianca, in questo modo. Come potete vedere il biglietto risulta ancora un po' scarno, vado quindi ad utilizzare altri timbri che stampo sul cartoncino e poi ritaglio, proprio come vedete. Ora che tutte le mie decorazioni sono pronte, posso procedere ad incollarle sulla card. E se necessario vado a rifilarle, proprio come sto facendo con la nuvoletta in alto che non voglio vada a coprire la mia scritta. La nostra card è quasi terminata. Per renderla più personale e unica vado ad inserire il nome del festeggiato utilizzando delle lettere adesive in cartoncino verde, proprio come vedete. Come ultimo dettaglio stampo la data del compleanno nella parte alta della card utilizzando un timbro. In questo modo il mio biglietto è assolutamente unico e personale. E voilà! Ecco qui il nostro biglietto di compleanno pronto per essere consegnato al festeggiato, aggiungendo un tocco unico e speciale al regalo che abbiamo scelto. Anche per oggi è tutto. Io come sempre spero che questo tutorial vi sia piaciuto e vi abbia ispirato a sperimentare queste tecniche. Se deciderete di provare a realizzare la vostra versione di questa card, vi invito a inviarmi delle immagini utilizzando l'hashtag craftingwithjujitsu. Vi ricordo inoltre che nella info box qui sotto troverete l'indirizzo del mio blog, dove ho inserito la lista completa dei materiali che ho utilizzato, insieme ad alcuni link di siti dove potete acquistarli online.
Ok Jiu-Jitsers, è il momento di salutarci. Se ancora non lo avete fatto, vi invito ad iscrivervi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi progetti. Nel frattempo vi auguro una splendida giornata e vi aspetto al prossimo video. Ciao! Ciao Jiu-Jitsers e benvenuti al mio secondo Empties video, ovvero il video dedicato ai prodotti che ho utilizzato per intero e che sono pronta a recensire per voi. Ritorna quindi la mia scatola delle meraviglie che come vedete è abbastanza carica, quindi io direi di cominciare.